Quindi è tutto possibile. Cioè molte volte, e questo lo noto tantissimo, già dai master, figuriamoci i PhD, si autoimpongono una pressione da dentro, non si deve fare niente, la vita andrà bene, sono diverse opportunità. E anche se andando per una strada, fai che è una strada accademica o quella dell'azienda, non dovesse andare bene, sei arrivato un incrocio, sai che c'è? Prendi, torna indietro all'incrocio e prendi l'altra strada. Quasi sempre ci si può fare. Molte volte, questo lo dico anche per me stesso, ci facciamo della pressione autoindotta che non serve, serve crederci. E per quanto riguarda i professori e close dei professori, là il mio consiglio è un po' diverso. Secondo me, vero successo un altro. Vero successo è comprendere quanto possibile il mondo, la cultura del mondo, avere empatia con delle persone, avere tutto un background funzionale, ingegneristico, ma anche etico. E per fare ciò, secondo me è importante studiare, è importante il modo in cui è fatta storicamente la nostra università, con tutti i suoi difetti, e in quello ruolo di buoni mentori, che ho avuto anch'io, ho avuto fortuna di avere nella mia vita, è essenziale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del Nome è la Macchina podcast. Io sono Francesco Sanna e l'ospite di oggi è Stanisa Raspopovic. Stani è uno dei maggiori esponenti mondiali sulle protesi bioniche, concentrandosi sulla connessione tra protesi e sistema nervoso. In pratica è un vero e proprio pioniere delle interfacce uomo-macchina. È anche stato un TED speaker, che ovviamente consiglio a tutti di ascoltare, ed ora è professore di ingegneria biomedica all'Università di Vienna. Appena sono arrivato nel suo ufficio mi ha accolto come se fossimo amici di lunga data, e quello che mi ha colpito maggiormente di lui è stata la sua autenticità, umiltà e allo stesso tempo l'estrema competenza che ha nella sua materia. Inoltre ha una grande energia contagiosa e aiuta studenti, ingegneri e appassionati di tecnologia a fare meglio nel loro lavoro. Almeno, sicuramente, come ha funzionato. Sono convinto che l'università sia un posto migliore grazie alle persone come lui. Vorrei anche sottolineare che, sia a microfoni spenti che accesi, Stani è una persona molto gentile, super simpatica ed è proprio piacevole parlare con lui. Per me è stata una grande ispirazione e spero che lo sia anche per voi che lo ascolterete. Avete presente quando a fine appuntamento pensate «Cavolo, mi sono trovato proprio bene, sarebbe stato bello continuare a parlare ancora un po'». Beh, questa è stata esattamente la mia sensazione quando col mio zainetto ero nella metro e sono tornato a casa. Tra l'altro stavo anche per cancellare l'intervista perché stavo male, ma a posteriori posso dire che sono molto contento di aver fatto questa intervista. Infatti penso che nel futuro ci sarà un secondo round e, anche se non ci siamo parlati tanto, mi sembra di aver fatto un nuovo amico. Ma ora, miei cari, vi lascio a Stanisa Raspopovic. Buon ascolto. Caro Stani, questo podcast si chiama L'uomo e la macchina e tu lavori all'intersezione tra l'uomo e la macchina. In pratica, tu e il tuo team e i tuoi collaboratori sono capaci di tradurre il sistema nervoso col linguaggio di un PC. Ma cosa si prova umanamente la primissima volta che si vede un paziente che ristabilisce il senso del tatto attraverso un arto bionico? Wow, ciao, che domanda difficile come per prima. E mi è piaciuto molto il punto cambiato tra io e il mio team, che è verso la direzione giusta, io e i colleghi, perché noi siamo i colleghi e non c'è uno che è veramente il capo dei capi, cioè è molto importante che ci vediamo così. Comunque è una domanda fantastica e mi ricorda all'anno 2014, quando per l'appunto abbiamo fatto i nostri esperimenti con questo paziente danese a cui, dopo una serie delle fortunate scelte, tanta conoscenza che avevamo a proposito della materia, siamo riusciti a far ridare il tatto. È un momento veramente emozionante in cui io e Peppe, altro neurologo, a quel tempo tutti e due abbastanza giovani, lavoravamo e non ci stavamo credendo cosa fosse successo. Però in quel momento ci girammo e vedemmo il grande professore Rossini, che era capo clinico romano, tanto è che ha tolto gli occhiali e stava guardando incredulo, quasi facendo il segno della croce. E in quel momento capimmo che avevamo fatto qualcosa di veramente bello
E a posteriori, 10 anni dopo, se non di più di 10 anni dopo, capisco che da niente, allora ci sembrava niente perché facciamo il nostro lavoro, avevamo questa idea, in realtà abbiamo fatto qualcosa di abbastanza unico che poi più che altro ha fatto scattare una serie di ricerche molto simili in America e in Europa, con Silvestro e altri capi di quel campo, che ha fatto scoprire delle cose fantastiche, e oramai abbiamo tutta un'area di ricerca su sensory neuroprosthetic che sta andando a gonfie vele. Esatto, e quindi adesso di cosa ti occupi? È una buona domanda. No, scherzo. Noi con il passare degli anni quelli rami di ricerca sono rimasti molto bene trattati dai gruppi, per appunto, di Pisa, professor Micera, professor Otto, che salutiamo, grandi, e poi anche a Losanna, dove Silvestro e gli altri hanno continuato, il professor Shokur, un sacco di gente molto competente sta spingendo tantissimo quell'area di ricerca, passando da tatto verso magari verso la temperatura, stanno riuscendo a ridare la temperatura. Noi nel frattempo ovviamente dobbiamo cercare una strada come gruppo un pochino più complementare, e quindi siamo andati in direzione di protesi sensoriali per le gambe, per gli amputati delle gambe, e là abbiamo ottenuto dei discreti achievements in termini di cose che siamo riusciti a fare, a dimostrare per i benefici della salute di quei pazienti, specialmente diminuendo il loro dolore dell'alto fantasma, incrementando la loro capacità di cammino, assieme a il migliore modo di respirare. E attraverso quella porta siamo entrati in tutta un'area un pochino più diversa di neural engineering in cui siamo ora, dove stiamo provando a usare sempre interfacce uomo-macchina, però per 2 o 3 diverse applicazioni. Posso bloccarti un attimo? Certo. Hai parlato di artofantasma, perché io quando mi sono documentato non sapevo cosa fosse l'artofantasma. Ce lo puoi spiegare prima? Certo, anzi, quasi tutta la gente quando magari fa la lezione una roba, parla del Grey Anatomy, perché di là c'è proprio un episodio che ne parla, e basicamente, però io non l'ho visto, quindi artofantasma sarebbe praticamente la sensazione sfortunata che le persone dopo un'amputazione hanno la sensazione di avere quella parte del corpo. Fai conto qualsiasi amputazione? Bravo, cioè io parlo maggiormente delle amputazioni degli arti superiori e inferiori, però anche un'amputazione di un dito, un'amputazione parziale possa portare in quella direzione. E delle volte può essere solo scomodo, tipo una sensazione di un arto magari piazzato male nello spazio, però delle volte fa anche male. E allora si chiama dolore di artofantasma, e quel dolore noi come gruppo, ma anche gli altri gruppi, molti gruppi, anche di professor Serino, che pure lui ora in Svizzera, Micera e compagnia, siamo riusciti a fare un po' di trattamenti di stimolazione nervosa in modo tale da diminuire quel dolore di artofantasma. Ma si sa il motivo per il quale c'è questo dolore? Abbiamo tutta una giornata a disposizione. Allora, scherzi a parte, è una delle domande molto molto difficili. Noi come gruppo, appunto, stavo dicendo che 3 aree stavamo facendo, una delle aree era anche comprendere su dolore. Allora, ci sono diverse teorie. C'è la teoria della professoressa Flore del team di Berlino, che sostiene che, in nutshell, senza sbagliare troppo, che sostiene che molto di quel dolore arriva di cosiddetta maladaptive plasticity, cioè una volta che viene a mancare una parte del corpo, quella volta quella parte cerebrale che una volta era dedicata a quella parte del corpo viene invasa dalle parti adiacenti, e quindi viene a formarsi tutta una mappa nuova, maladaptive, che fa sì che quindi anche a livello cerebrale ci sono proprio le sensazioni dolorose, perché tutto, lo sto oversemplificando, ovviamente, però ci sono tutte queste sensazioni che non vengono integrate più in modo naturale. Quello che crediamo noi, ma non solo noi, anche diversi gruppi di Inghilterra e via, è che in realtà una volta che tu rompi un'antenna, un relay in periferia, come possa essere quello di un arto che manca, di una sensazione che manca di periferia, manca quel segnale che serve, e quindi già da livello spinale, dove avviene della plasticità, ci sono dei cambi
in brutta direzione e poi vengono riflessi anche a livello del cervello. Quindi noi non stiamo dicendo che quelli di Berlino non avessero ragione, anzi hanno ragione, solo che crediamo che sia un problema diffuso attraverso il sistema nervoso, dalla periferia fino al cervello, e più che altro penso che abbiamo capito un po' su come trattarlo, e cioè una volta che ripariamo l'antenna periferica, cioè ridiamo una sensazione pseudonaturale, close to natural, che viene trasportata dal nervo periferico attraverso la spina fino al cervello, in quel momento anche il stesso cervello ripristina un po' di modalità originarie e quindi diminuiamo quel dolore. E questo è ciò che abbiamo osservato in diversi studi clinici, e non solo noi, ma anche diversi gruppi americani che hanno replicato lo stesso. Bene, poi ci torniamo sulle Ho paura. protesi, ma ora come ora, dimmi se sto sbagliando o no, sei responsabile scientifico di 2 grant chiamati Diabetes Management e Neurosoc. Ci puoi parlare di questi 2 grant? Questi 2 grant sono i grant di European Research Council, ERC, che sono una roba fantastica della comunità europea, che praticamente permette che un ricercatore con un'idea pseudo-originale, diciamo originale, se la descrive e difende abbastanza bene mediante una commissione molto seria, tipo hai fino a 8 revisori esterni, poi una commissione enorme di anche premi Nobel che ti chiedono delle domande. Alla fine riesci a dimostrare originalità e breakthrough scientifico, ottieni quei progetti. Però quei progetti sono una parte di nostre presenti 3 linee di ricerca che stiamo facendo nel laboratorio qua a Vienna. Una linea di ricerca va nella storica direzione che stiamo facendo da una decina d'anni di sensory motor bionics, nella quale per appunto, similmente come fatto per le protesi, stiamo lavorando con dei nervi tipicamente periferici per aiutare delle persone con lesione del midollo spinale, con brachioplexus injury, che è una specie di una lesione di midollo spinale, molte volte purtroppo succede dopo gli accidenti di traffico. In che senso? È praticamente brachioplexus injury è un infortunio, sto provando a tradurre l'inglese, sì, perché lo diciamo se sempre vuoi in inglese. dirlo in inglese puoi mettere sottotitoli, Ma quella parte. Ma figurati, sono dei roots della schiena che vengono praticamente tirati fuori dal midollo, e praticamente una parziale lesione del midollo spinale, però a livello periferico. Okay. Insomma, la disabilità è un po' simile, la paralisi nel movimento della mano. E quindi stiamo lavorando in queste 2 aree, nonché quella di stroke, cioè delictus, e per tutte quelle stiamo provando a usare i nostri means che abbiamo sviluppato durante gli anni, ossia comunicazione con nervo periferico, come nervo mediano, ulnare del braccio, oppure del sciatico della gamba. E quello molte volte combiniamo anche con gli esoscheletri per avere un posizionamento appropriato della mano nello spazio, e questa è la prima area di ricerca in cui stiamo provando appunto a fare un nuovo sensory motor bionics per aiutare persone che oggi veramente non hanno oggi per oggi un modo di essere trattate, cioè stiamo mancando di assistenza a quelle persone, cioè molte volte hanno proprio 1 o 2 braccia, mani disabili. Seconda area di ricerca è proprio quella che stavi menzionando dal grant, che è Diabetes Manager, in cui piuttosto che di stimolare nervi somatosensoriali, cioè questi nervi che fanno sì che possiamo muovere le mani oppure sentire lo spazio attorno a noi, abbiamo un'altra parte del sistema nervoso, quale è molto più incognita, di cui non pensiamo spesso, però è essenziale per il nostro sopravvivere, che è il sistema autonomico nervoso, oppure sistema vegetativo, e cioè quel sistema nervoso che fa sì che il nostro cuore batta, che noi respiriamo, che i nostri organi interni facciano il suo lavoro perfettamente senza che noi ce ne accorgessimo. E uno dei nervi, il nervo principale di quel sistema si chiama il nervo vago, è proprio dal latino, perché lui è vagante, non passa attraverso il midollo spinale, e però va a innervare dal nostro cuore, ai nostri polmoni, fino alla nostra pancreas, e fa sì che moltissime delle nostre funzioni nel corpo funzionino bene. In quel progetto in particolare noi stiamo provando a approfondire l'ipotesi fatta già 40 d'anni fa in Danimarca e poi replicata in diversi posti, che
stimolando attraverso la stimolazione del nervo periferico, perché è un nervo periferico vago, quindi la fisica è simile a quella che abbiamo usato con gli amputati, noi possiamo casomai regolarizzare la funzione pancreatica, che è quella che è responsabile nella produzione del glucagone e insuline, e che magari potremmo fare una neuroprotesi che potesse aiutare le persone con i problemi metabolici, come ad esempio diabete. Visto che il nervo vago è molto lungo, mi chiedevo dov'è che lo stimolate? Cioè, perché si può stimolare in diversi posti. Questa è una domanda eccezionale. Quindi, no, veramente, ci sono già delle... e quella è la parte difficile del nostro lavoro. Ci sono più di un device approvato dall'FDI, l'Associazione Americana, anche in Europa. C'è un FDI europea? O è sempre... Da livello europeo c'è la regolativa che si chiama MDR, Medical Device Regulation, e se chiedi di ingegneri, neuroingegneri in giro d'Europa è la direttiva più odiata, perché sono più strict. È molto puntigliosa, e più che altro il bureaucracy need, cioè devi veramente fare un sacco di documenti, e la realtà è che in fondo questo non fa altro che rallentare la ricerca, perché ovviamente anche gli americani con FDA vogliono assolutamente che, come anche noi, tutti lo stiamo facendo, che robe siano safe e efficaci, però il problema principale è che una cosa è sapere dove andare precisamente, quindi lo sto oversemplificando, però in America quella volta che provi a fare una traiettoria di quelle c'è proprio una persona di FDA che ti sta guidando, dice ti serve questo, quell'altro e devi fare questi altri test. Invece in Europa non c'è una tale linea guida, c'è tutta una legge molto molto articolata e non c'è una persona responsabile la quale mi direbbe ok, devi fare questi tipi di test, precisamente quelli una volta fatti noi te lo approveremo, ma ci sono solo dei buoni consigli che delle volte quindi fare oggi le robe seguendo MDR in Europa, e non lo sto dicendo solo io, è proprio opinione diffusa purtroppo, è diventato lentissimo, e quindi stiamo tutti lavorando a provare a semplificare un po' di quelle come fate voi ad aiutare loro a semplificare le procedure? Noi stiamo provando ci sono anche le public initiative poco fa la Comunità Europea ha fatto una su neurotechnology dove tu puoi dare il tuo feedback, i nostri feedback erano e poi ci sono varie iniziative anche come semplificare i cosiddetti proof of concept clinical trials, perché ora più o meno la direttiva sta dicendo avendo 3 pazienti con cui stai provando una roba abbastanza non invasiva, avendo 300 devi quasi avere la stessa documentazione. Ovviamente questa cosa non ha senso, e quindi stiamo provando a fare un po' non solo noi, ma diverse istituzioni, università e aziende stanno provando a semplificare almeno certune di queste procedure, con la semplice fine di fare prima possibile un qualcosa available ai pazienti, perché se no delivery times qua diventano ordine dei decenni e siamo veramente lenti. Una curiosità, sì. Se tu avessi un'azienda sarebbe più veloce, oppure visto che devi seguire un po' l'università sei più lento? Oramai la legislazione è abbastanza simile, e sia le aziende che le uni devono più o meno seguire lo stesso iter. Per carità, io sono primo per la etica, cioè abbiamo scritto dei lavori, però la legislazione in Europa è diventata veramente stretta e dobbiamo un po' lavorare a migliorare questa traslazione, e il caso è che prima non era così. Prima gli americani venivano in Europa a fare, perché la previous CE era molto più amichevole prima della nuova MDR, e ora invece viceversa, maggiormente le persone vanno in America a fare le certificazioni. Però sono sffugito a risponderti alla domanda, e non sono sfuggito. No, ma però seriamente parlando, allora nervo vago, come giustamente detto, ha diversi livelli di innervazione, ramificazioni, e quasi tutte le device che sono certificate stimolano o non invasive, cioè attraverso la pelle vicino al collo e alle orecchie, e là ci sono tutta una teoria se davvero stiamo stimolando il nervo vago, stiamo stimolando altri nervi che stanno alzando l'awareness della persona, e così abbiamo un effetto, però non ci addentriamo. Quelli invasive, quelli che vanno sotto pelle, quelli che vanno nero, di cui noi facciamo la parte, tipicamente vanno a livello cervicale, cioè nel collo. Dalla parte destra ci sono 2 vaghi, destro e sinistro, due sezioni, vanno alla destra o sinistra, dipende dalla malattia, e sono già certificati per ad esempio epilepsia,
per farmaco resistant depression, eccetera. Qual è il fatto? Maggiormente quelli device sono testati per la safety, ovviamente, come stiamo facendo anche noi, e safety è quasi innegabile perché sono dei device che conosciamo da 30-40 anni, tipo elettrodecuff, che vanno attorno al nervo e quindi sappiamo bene come funzionano. Però dal punto di vista efficacia viene fatta una cosa, cioè si studia proprio l'effetto, ad esempio che sia epilettico, che sia la depressione, però non si studiano, a mio avviso, abbastanza bene i secondary effects, e cioè ogni volta che tu stimoli sul livello cervicale, c'è una parte che va verso il cervello, che possa essere quella che magari è un meccanismo per la depressione, però c'è un'altra parte di stimolazione elettrica che va anche verso giù, cioè quindi dromica e antidromica, cosiddette stimolazioni, perché nervo in fondo quando lo stimoli elettricamente è una specie di cavo, non è che capisce in che direzione deve andare. E quindi essendo che è un nervo misto, c'è la parte afferente che va verso su e parte efferente che va verso giù. Quella parte afferente e efferente purtroppo, meno male, stanno controllando diverse funzioni. Quindi quello che noi osserviamo, per ora noi stiamo in animal research, quindi siamo con i nostri maiali, con l'ospedale, e tutte le volte che stimoliamo il nervo cervicale, quando stiamo stimolando bene, in posizione giusta, noi osserviamo che cambiamo la respirazione dell'animale, nonché cambi il cuore dell'animale, assieme alle altre funzioni metaboliche che vediamo prendendo del sangue. Long story very short, siamo proprio ora nella parte di quel progetto dove stiamo comprendendo se possiamo andare in questa posizione cosiddetta facile sul livello del collo, perché appena tagliato il nervo è vicinissimo, quindi è abbastanza facile impiantare, oppure dobbiamo andare sul livello cosiddetto subdiafragmico, quindi molto più nello stomaco, cioè giù nelle zone più difficili da accedere, per avere quell'effetto metabolico. Però per ora non ho risposta a darti, stiamo studiando. Quindi immagino che voi abbiate iniziato qua per semplicità, perché è più facile stimolare qua rispetto che fare un'operazione, o non so come si arriverà qua. Sì, la risposta è esatta. E poi non lo chiamerei facile nemmeno per Vabbè, prime però, volte. sì. No, sto scherzando. In realtà è che sì, perché i device di cui parlavo, che sono anche certificati, sono, to best of my knowledge, magari mi sfugge qualcuno perché ce ne stanno un po', sono quasi tutti a livello del collo cervicale, ok? E poi sì, accesso è più facile, e abbiamo imparato, e anche perché questa è una ricerca, nessuno sa benissimo dove puoi ottenere che cosa, no? Proprio ora stiamo iniziando anche sul livello subdiafragmico a comprendere cosa stesse succedendo su e giù, ed è un processo lungo e doloroso, devi imparare un sacco di cose, e il sistema autonomico alla sua volta rispetto a quello somatosensoriale è molto diverso, perché ogni volta che tu fai qualcosa, tipo cambi rate del cuore, oppure la respirazione, è sempre un interplay tra il simpatetico e parasimpatetico, una cosa che aumenta l'attività, altra che diminuisce l'attività, e sono come due giocatori. Di fatto noi non lo comprendiamo abbastanza bene, non penso che ci fosse nessuno che lo comprende benissimo, però quindi devi tenere in conto tutti questi meccanismi di compensazione che sono fantastici, perché natura ci ha fatto proprio bene, però dall'altro canto sono molto sconvenienti per le nostre neuroprotesi, perché una volta che capiamo qualcosa c'è sempre quell'altro meccanismo which is knocking in, e dobbiamo comprendere cosa stesse succedendo. Mi chiedevo come mai esiste la stimolazione, perché non farlo mediante dei farmaci? È una domanda eccezionale. Hai fatto la commissione del mio grant. No, scherzi a parte, no, certo. I farmaci sono una validissima opzione, e di fatto tu, per le persone, per esempio per diabete, con diabete, quelle molte volte diventano insulin dipendenti, quindi si iniettano. Però iniettare insulina comporta con sé una serie di problemi, partendo dal fatto che è scomodo, fino al fatto che queste persone devono avere molta attenzione quando e come lo fanno, e questo sono dei fattori che, nel caso tu essi una neuroprotesi che funziona con un sensore che rileva lo status dal sangue, lo status dei zuccheri, e potesse iniettare direttamente quella volta che serve della stimolazione pancreatica a far fare insulina, sarebbe molto più facile da usare e con molto meno problemi. Ci sono altre cose secondarie con l'insulina, e non solo, cioè
noi crediamo che attraverso questa stimolazione impareremo molto sul metabolismo della insulina e glucagon, cioè zuccheri, Sì. però dall'altro canto speriamo di comprendere anche su delle altre cose metaboliche che stanno succedendo, e quindi guardando dal punto di vista di scienza e ricerca è proprio un target molto interessante che possa dare numerose applicazioni di cosiddetta bioelectronic medicine, e noi stiamo provando a comprendere un po' su queste diverse applicazioni. Perché vi siete concentrati sul nervo vago e non concentrati direttamente al cervello? Perché perché andare, diciamo, non nella centralina piuttosto che in un, non lo so, reparto? Non so se Ecco. mi sono spiegato. Sì, ti sei spiegato abbastanza bene, e però questo è un problema ti dirò un esempio di non Sì. conoscere. Ad esempio, ci sono delle indicazioni in cui io non le ho fatte, però credo che avessero molto senso, che attraverso la stimolazione del nervo vago potremo diminuire l'obesità. Perché sì, è collegato anche, come ho detto, sta innervando un sacco di organi interni, tra cui anche guts, e quindi c'è una serie di ricerche che pensa che quindi quello che succede è che tu stimoli, perché è un nervo misto, di nuovo, è un nervo che va sia su che giù, che tu stimoli e quindi fai un qualcosa di efferente andando in giù che cambia lo status dei guts. Però ci sono anche delle altre ricerche che dicono no, quello che succede è che in realtà tu stimolando la parte afferente che va verso il cervello, tu tricchi il cervello, you trick your brain, di pensare di essere sazio e quindi non chiede più giù. E anche questo meccanismo di cui ti sto parlando non è fin troppo chiaro. Cioè, quindi la realtà che io sto comprendendo dopo anni di ricerca, quando sono entrato in ricerca pensavo che noi sapessimo così tanto a proposito del sistema nervoso. Più che studio, più che capisco che noi veramente non sappiamo molte cose di base, e penso che questa è una situazione abbastanza comune tra diversi ricercatori in giro al mondo Europa, e quindi stiamo provando a dare il nostro piccolo piece of knowledge in quel mosaico, e ti posso dire che quindi lo status presente per me ha molto senso stimolare il nervo periferico. A, perché è meno invasivo, è più facile da accedere, e B, perché abbiamo dei device ragionevolmente safe che possono farlo. Andando a livello del cervello dobbiamo essere attenti e sapere molto bene dove andare a fare quelle cose. E se vorresti autocriticarti, cosa diresti sulle cose che gli svantaggi di usare di lavorare sul vagus nervus? Autocriticarmi, non abbiamo tutta una giornata, però scherzi a parte, no, autocriticarmi posso dire a priori, leggendo la letteratura e comprendendo quello che ha fatto gente, sinceramente lo pensavamo più semplice. Cioè, niente è semplice, dico sempre, niente proprio. Abbiamo parlato dei chip prima, far funzionare una cosa è difficilissimo, da ingegneri lo sappiamo bene. Sì. Però noi prendevamo molta certezza su delle cose che abbiamo imparato in sistema somatosensoriale, in cui lavoriamo, come ti ho detto, ancora, in cui sono altri progetti di laboratorio. Però sistema autonomico, vegetativo è veramente diverso, grazie a tutti questi meccanismi di compensazione, e anche in per sé la struttura del nervo è veramente diversa dai nervi somatosensoriali. Ad esempio c'è un sacco di fibre piccolissime, così chiamate fibre C fibers, e queste sono difficili a stimolare, perché per le leggi di fisica che insegniamo all'università è più facile attraverso la stimolazione elettrica stimolare per primo le fibre più grosse e poi quelle più piccole. E qua tu hai un nervo che A, non comprendi benissimo come funziona, B, ha tantissime fibre piccole difficili da stimolare, e C, e ora lo stiamo scoprendo tra i studi che stanno eseguendo americani e inglesi più che altro, perché stanno tracciando dei cadaveri la struttura dei nervi vaghi, quel nervo è complicatissimo, fa tutto il tempo rigiri. Quindi ti dico che a posteriori criticherei il fatto che pensavamo fosse più facile, però quello fa anche un problema ancora più affascinante. E come fate voi a comprendere il nervo? Perché ho letto velocemente qualche paper, e cioè, se non ho capito male, questo VASTIM è un modo per, diciamo, studiare il nervo, o no? Sì, ci sono una domanda come comprendere il nervo, difficilissimo. Vabbè. No, comunque la nostra filosofia, ora scherzi a parte, abbiamo una filosofia che sto più o meno seguendo dai tempi del mio dottorato con i ragazzi di Sant'Anna.
Allora, noi per primo proviamo, in quanto fosse possibile, a comprendere la struttura che vogliamo stimolare. E quindi prima lo facevamo con i nervi periferici come il nervo mediano, quello che ti fa le dita, il palmo, ulnare, ultime 2 dita, oppure il nervo sciatico, che è quello che ti innerva quasi tutte le strutture della gamba o del piede. E quello che facevamo è partivamo dalle strutture neuronali dei nervi proprio, delle istologie, per ricostruire delle strutture 3D che avessero un numero realistico dei fascicoli. Fascicoli vuol dire dei tubi dentro al nervo, Ok, e grazie. dentro un numero pseudo-realistico, almeno ragionevole, approssimatore, del numero delle fibre, degli assoni che passano. Questo sempre 3D lo facevate? Bravo, Ok. cioè questo No, era uno dei nostri contributi, perché prima, in effetti è una buona domanda, prima facevano un 2D e facevano una semplice elongazione di quel 2D, però poi avevano dei tubi, ma i nostri nervi non sono tubi che vanno paralleli, i nostri nervi di fatto sono dei tubi che si incontrano, si separano, e vanno, twistano, girano, sono abbastanza complicati. E quindi noi cioè noi come gruppo facevamo diversi di questi modelli computazionali, cosiddetti elettromagnetici, e poi una volta che riuscivamo, attraverso i software dedicati che abbiamo sviluppato, a risolvere, cioè un elettrodo artificiale, quindi virtuale, entrato dentro, dove manda la corrente, dove manda il voltaggio, prendevamo questi voltaggi e li interpolavamo sulla seconda parte della nostra pipeline, che è quella che faceva proprio i posizionamenti dei diversi assoni. Decine, migliaia di assoni. E quindi di fatto noi potevamo fare molti esperimenti virtuali in cui provo un sito attivo, provo un altro tipo di modulazione, e da là abbiamo capito un po' la fisica di quello che stiamo provando a fare. E quindi, come giustamente hai menzionato, recentemente, dopo un enorme effort con il gruppo dei collaboratori di New York, il professor Stavros Zanos e compagnia, che ci hanno mandato le istologie dei nervi vaghi, siamo riusciti a fare questo VASTIM, che di fatto è una struttura 3D di nervo vago, la quale ci ha abilitato di testare diversi possibili posizionamenti di elettrodi, strutture degli elettrodi, modi di stimolare. E dopo, come step dopo, ora proprio recentemente, un paio di settimane fa, abbiamo pubblicato su dell'elettrodo che noi, stessa parte del gruppo, ha fatto l'elettrodo basandosi su questo modello computazionale, un elettrodo per nervo vago che va sia attorno al nervo che anche dei piccoli needles che entrano nel nervo, e questo è stato dimensionato grazie al modello VASTIM. Quindi, in conclusione, questi modelli computazionali non possono essere mai una spiegazione di tutta la realtà di un nervo, e chi ci crede è tosta al giorno d'oggi. Devono spiegare e devono servire un qualcosa che ti serve per la specifica applicazione. Noi volevamo usare quel modello per comprendere un po' delle funzioni che stiamo appunto facendo ai nostri maiali oggi, e per dimensionare un elettrodo che potesse avere un numero ragionevole di questi needles che ne entrano, un distanziamento ragionevole dei siti attorno, e ottimizzare quello rispetto a strutture neuronali. Fin là ci è servito quel modello. Ma chi fa i modelli, per curiosità? Un PhD student o... Sì, cioè allora io facevo un modello nei tempi di mio PhD assieme anche all'applicazione, cioè molte volte in questo campo interdisciplinare tu fai più di una cosa, cioè delle volte fai solo una cosa, però io facevo sia i software, cioè quelli modelli, sia i hardware, implementazione uomo-macchina, proprio i test, e molti dei nostri PhD student lo fanno. Però noi come laboratorio oramai abbiamo, direi, un po' di tradizione, quasi 10 anni che stiamo facendo questi modelli, e ora tutte le volte abbiamo 1 o 2 PhD student che stanno curando quelli modelli. Beh, perché immagino che siano molto complicati i modelli. È vero, sono la parte... Per quello che mi chiedevo, c'è un PhD, magari alla fine è in grado di... no, e il fatto è che davvero nel gruppo abbiamo un know-how sui modelli, abbiamo una pipeline che... È una domanda ganza, cioè abbiamo una pipeline che per anni abbiamo sviluppato, e oramai si sta avvicinando a essere quasi user friendly. Wow. Però non ci siamo ancora. Sì, sì. Però viviamo in un'epoca, vabbè, lo sai, un'epoca tutti vogliono tutto veloce e facile, Sì. e quindi è per quello che quelli modelli magari non sono la cosa
più, perché sono complicati, tu devi comprendere veramente la fisica, tu devi comprendere la computazione, cioè perché devi sapere perché devi avere un'idea cosa sarà la risposta, se no stai facendo a caso. E poi devi essere anche bravo a implementare tutto insieme, quindi è abbastanza complicato, però avendo noi sviluppato i modelli, come ti ho detto, somatosensoriali, modelli di vago, eccetera, noi stiamo continuando, cioè è un lavoro continuo con una buona documentazione nel gruppo e con un buon leverage di knowledge. Molti dei ragazzi sono, almeno sul livello informativo, sanno cosa fanno quelli modelli, perché molte volte poi li servono per usarli. Ti do un esempio: oggi nel tempo di AI, che ovviamente usiamo anche noi, tempo 10 anni fa, quando io facevo il PhD, era machine learning, oggi AI, però vabbè, ne facciamo un sacco, è molto data greedy, cioè servono molti dati, e noi possiamo e usiamo i nostri modelli computazionali per generare molti dati che possono poi essere utilizzati dai nostri controller AI, come Bayesian controller, reinforcement learning controller, a allenarli, a dargli dei dati, così loro un po' possono imparare come comportarsi in questo spazio multidimensionale. Quindi hanno molti usi anche pratici, non solo un uso scientifico. Sì. Ok, passiamo a un'altra cosa. Volevo chiederti se ci puoi aiutare a capire come funziona il processo dall'idea alla creazione del progetto. Più specificatamente all'impatto clinico, perché parliamoci chiaro, una cosa è far funzionare un oggetto in laboratorio, una cosa è magari metterla in una persona reale. Come fate questo processo? Io in effetti molte volte apro le mie lezioni con questo ragionamento, cioè perché è un processo importante. E di fatto non è super semplice, e quindi io suppongo che diversi posti hanno diverse filosofie, cioè non so, le aziende che spingono deve essere fatto American Way, cioè, e poi ci sono posti che lo vogliono comprendere ogni rischio, poi, cioè, quindi dipende dalla propria filosofia di un certo laboratorio, azienda. Nel nostro piccolo, quello che noi proviamo a fare è, per appunto, partire di un deep understanding del problema, come dicevo, ad esempio attraverso i modelli o attraverso tantissima letteratura, e comprendere anche, ad esempio, safety issues o issues sulla funzionalità. Studiamo specialmente i casi contrari, che molte volte, cioè, cosa potrebbe non andare. Una volta capito o modellizzato il problema, come il nostro lab, in fondo sono 3 cose: stiamo lavorando sul sistema autonomico, nervo vago, sui nervi somatosensoriali per spinal cord injury o stroke, e non ti ho raccontato per la terza area che è collegata, digital medicine, in cui combiniamo i wearables, virtual reality e la stimolazione neurale a vedere lo status dei pazienti, uno richiama l'altro, via. Quindi partiamo da comprendere il problema, che fosse quella malattia, quel nervo, quella parte di cervello che è injured, e andiamo dopo a pensare in delle soluzioni meccatroniche, quindi proprio implementiamo le cose. E quello facciamo con i nostri ingegneri, cioè sono quasi tutti ingegneri di laboratorio, eppure ci sono certi neuroscienziati, alle volte psicologi che lavorano con noi, però con il gruppo elettronico facciamo anche dei PCB, delle piccole board di prova, dove potrebbe andare, come potrebbe andare, quale power budget, poi le cose che non pensi, ad esempio una cosa pazzesca, la vestibilità, che per noi da ingegnere, però se tu vai da un paziente e servono 25 minuti a mettergli un device, niente, non vuole fare più paziente, è ragionevole, perché si annoia, quella povera persona già delle volte ha moltissimi altri problemi e deve mettersi pure con il nostro problema che non ci funziona magari il modo in cui stiamo facendo i cavi. Quindi molte cose che tu devi pensare appunto in questo secondo step dello sviluppo tecnologico di feasibility. Quando parliamo delle soluzioni invasive, dobbiamo per forza andare anche per legge, andare negli animali, testarli negli animali o nella surgical viability nei cadaveri. Puoi capire che quando facciamo le nostre prime interfacce bionics per upper e lower limb amputees, in quel caso siamo andati nei cadaveri a comprendere, perché ad esempio una cosa che non ti viene in mente, pensiamo, ma il cavo dove passa? Cioè nervo, elettro, ma cavo? E quello è diventato un problema enorme, perché tu pensi come non danneggiare il nervo, come fare un device funzionale, come farlo efficiente. Abbiamo speso degli anni e poi si è dimostrato purtroppo diverse volte il problema principale
e dove passa il cavo e come lo colleghi con stimolatore. Quindi tutte queste issues, e di fatto l'altro ieri stavo a Delft e gli ho chiesto cosa ne pensate, perché parlavano tanto di nuove neurotecnologie, ho detto, ma voi cosa pensate in questi proof of concept clinical trials? Sì. Almeno noi, ma molti altri, dove stavano maggioranza dei problemi? A livello del nervo, dell'elettrodo o qualcos'altro? E ovviamente tanti ragazzini che studiano, fanno il circuito, ma secondo me la interfaccia, la risposta del tessuto. Invece il vecchio professore, che la sapeva, si è alzato e ha detto o connettori o cavi. Ed è vero, perché per oggi siamo a quel livello, stiamo soffrendo molti di problemi molto più basici. Ora, seriamente parlando, siccome la domanda era quindi dal concetto deep understanding, passiamo in quello testare tutte le possibili surgical viability, technological viability, e in quel momento magari, posso dare un esempio per amputati lower limb, hai un device che sono tot di sensori, un circuito di controllo, elettrodo da impiantare, e poi vai nella vera e propria implementazione clinica. Prima di andarci ci devi fare tutto un percorso etico che è molto, giustamente, molto strict in Europa, e quindi devi provvedere un sacco di documenti che dimostrano la safety, la efficacia, la bontà del processo. Non ti vado a raccontare tutti i dettagli perché oramai sono a legge, e poi devi andare in un studio clinico però fatto bene, in termini che devi misurare delle cose che sono le ipotesi del funzionamento del tuo sistema, e molte volte queste ganzo non ci sono proprio i test che possono fare la misura di quello che voi avete fatto, perché ad esempio non ci sono le protesi con sensory feedback, quindi non ci sono nel mondo prostetico i test che studiano effetto sensoriale, quanto migliora o non una performance. Quindi noi dovevamo avere un contributo anche là per inventare come cambiare i test per dimostrare cosa stessimo facendo. E qua concludo dicendoti, però la vera scienza e tecnologia che stiamo sviluppando non finisce là. Magari abbiamo un elemento che possa aiutare i pazienti, che è il nostro ultimo fine, però noi come ambito di ricerca, dove siamo molto fortunati a poter essere liberi pensatori e non solo pensare a profitto e voler veramente migliorare le cose, noi in quel momento possiamo comprendere cosa era sbagliato nel nostro circuito, cioè cosa era sbagliato nelle nostre ipotesi, nel nostro modello, nel nostro modo di vedere quella malattia o quella stimolazione, e migliorare i nostri modelli, migliorare il nostro processo e fare la seconda o terza generazione di cose fatte bene. Quello non è così facile in azienda, perché l'azienda ha speso un sacco di soldi, deve buttare sul mercato, e quindi va molto più a rilento quel processo. Noi siamo liberi a migliorare la scienza, anche a ammettere che qualcosa non ha funzionato parzialmente, e questo è più o meno tutto il processo, piuttosto complicato però abbastanza strutturato. E qual è la parte più difficile secondo te? Tutto è difficile, onestamente. Non esiste facile e difficile, e come abbiamo già detto diverse volte, a far funzionare le cose non è facile. Ogni cosa che funziona è un piccolo miracolo. Da una domanda che avevo scritto era se c'è qualcosa che vorresti eliminare o modificare, forse la burocrazia a questo punto, o no? Ascolta, questo è una... Allora, io amo Europa, e quindi sì, per me, cioè, tipo, l'Unione Europea, i valori che promuoviamo, questo per me è importante, come la prima cosa con l'umiltà e chiamarci tutti un gruppo. Io penso che la scienza e tecnologia devono lavorare basate sull'umiltà e collaborazione, e così andremo avanti. Self-promotion e cose così, cioè, I'm not fan of it, però rispetto chiunque. Però lo stesso, ed è collegato con la tua domanda, penso che la comunità europea ha detto delle cose bellissime, e che con tutti i nostri difetti siamo il posto migliore a vivere nella storia di umanità, to best of my knowledge, però ovviamente va a prezzo di qualche errore. E quindi questi errori che stiamo permettendo, che stiamo overburocratizzando i sistemi, che magari non per forza devono essere così burocratici. E certo, deve esserci safety, efficacy, però ci deve essere un po' di chiarezza. Se non mi sbaglio anche il reporto Draghi parlava di quelle cose, che dobbiamo un po' fare più snelle le procedure su come facciamo le cose, più chiare, per dire, no? Ok, non sono facili, sono difficili, devi fare tutto questo, però li faccio, e poi dammi questo permesso, non farmi aspettare 6 mesi perché un burocrata ha paura di capire. E quindi questo è magari la cosa che cambierei nel sistema di Medical Device Regulation,
che specialmente ci impatta a tutti che stiamo lavorando in questo campo, perché purtroppo le interfacce invasive devono passare per tutta questa traiettoria. Sono invece molto incuriosito su come gestisci le aspettative, nel senso che cioè alla fine hai lavorato un sacco di tempo su un qualcosa, poi lo impiantate su una persona normale, sì, normale, amputata volevo dire. È una persona normale comunque. Sì, vabbè, bella risposta. Disabile. Sì. Cioè io mi immagino che magari sei molto in ansia prima che lo state impiantando, o non lo so, com'è. Cioè, quindi tu parli delle aspettative nostre, non delle aspettative. Sì. Perché vabbè, io ho intervistato una persona che è stata impiantata, e lui, Michel Roccati, non so se lo conosci. Da Milano? No, a Torino lui. A Torino. Cioè lui però è stato all'EPFL. All'EPFL. Sì. Cioè lui, il suo obiettivo era di diventare il paziente, diciamo, migliore, in modo tale che nel momento in cui la tecnologia sia pronta, lui è pronto. Sì. Però che questo è il suo punto di vista, ma quello da scienziato qual è? Allora, io penso che è molto sensibile come discorso sulle aspettative, e ti dico magari perché io ero veramente piccolo quando mi hanno buttato nel fuoco. Secondo me al primo anno del dottorato, che avevo 24 anni, già mi avevano messo in sala chirurgica a stimolare il nostro paziente di quel tempo in un trial che aveva molto senso, però non è andato bene come altri trial, però abbiamo imparato un sacco. E là cosa ho capito? Ho capito che, e poi solo quello è stato un susseguito, cioè tu fai il tuo meglio con la tecnologia a disposizione, a rispettare le cose che hai pianificato, dai il tuo assoluto meglio, e là costa tante ore, costa tanti weekend di non dormire, ed è così, perché io e Francesco, che poi in secondo clinical trial era mio compagno di battaglia, cioè facevamo diverse ore di lavoro con il paziente, e poi prima e dopo eravamo là a fare troubleshooting del circuito, del software, hardware, e perché no anche a divertire lo stesso paziente che era diventato nostro amico andando in una cena. Quindi è un lavoro esauriente totale, però la cosa bella è che quando tu dai tutto quello che potevi dare, anche se non tutto ha funzionato come pensavi, hai imparato un sacco, come dicevo, e migliori le tue ipotesi di partenza. Ci sta. E vuoi invece parlarci velocemente, non so quanto tempo abbiamo ancora? Io suppongo, non ti stressare, anche altri 10, anche 15-20 minuti. Parliamo un attimo del diabete e di come state cercando di aiutare i pazienti che hanno questa malattia. Possiamo chiamarla malattia? Sì, è una malattia. Che grande. No, allora, ci sono due approcci che abbiamo sviluppato nel laboratorio. Un approccio è quello di cui ti parlavo abbastanza a lungo, in cui proviamo a stimolare nervo vago, basandoci su dei risultati già pubblicati. Di fatto abbiamo contattato uno di questi professori, l'enorme, molto famoso professore da Danimarca, e lui era molto contento che stiamo prolungando la sua linea di ricerca. E lo abbiamo anche chiesto come mai che dopo 60 animali in cui hai avuto buoni risultati tu non hai continuato a fare questo. Sì. Lui l'ha fatto negli anni 80 e ha risposto semplicemente che lui ha fatto poi, perché aveva multipli interessi, uno dei farmaci che oggi sono utilizzati, e lui in Danimarca penso che lavorasse poi con Novo Nordisk, un'enorme multinazionale per i farmaci, e quindi è andato in quella direzione. Però ero iper contento che stiamo riprendendo la sua linea di ricerca. Però ci sono anche altri posti che hanno provato a farlo in via al mondo. Allora l'idea è che stimolando questo nervo vago, le sue sezioni o subsezioni, questo da comprendere, magari noi possiamo stimolare la produzione di zuccheri o la produzione di insulina in una maniera controllabile, perché di fatto il pancreas è innervato. Ovviamente non è facile, è tutto da fare, e sapremo dirti magari meglio in un paio d'anni, spero. Per ora siamo quasi un annetto negli esperimenti, stiamo imparando delle cose. Dall'altro canto, purtroppo, una volta che hai il diabete, è una malattia devastante, si chiama silent killer, è un omicida silenzioso, e fa sì che diverse funzioni del corpo vengono compromesse. E non ti vado a raccontare delle complicazioni, però una delle comunicazioni, come ad esempio per cuore, per la vista,
Per una delle complicazioni più comuni è cosiddetta la neuropatia diabetica, e la sto facendo oversemplificata però per far capire, Certo. è praticamente diabete, cioè zucchero sbilanciato nel sangue, fa sì che ammazza praticamente, per un complesso meccanismo, i piccoli vasi sanguigni che innervano i nostri meccaноrecettori, i nostri sensori naturali, attraverso sotto le nostre sole o sulle nostre dita. E ad esempio tu, una volta che pian piano muoiono questi recettori, non senti che hai una roccia nella scarpa. Quella roccia può fare un injury, una ferita, che e siccome non la senti è una ferita ricorrente. E quindi quello poi diventa un qualcosa che si chiama ulcera e molte volte finisce nelle amputazioni. E purtroppo quelli pazienti, siccome già hanno altri problemi, gli diminuisce la mobilità, molte volte finiscono in un evento fatale non tanto dopo quelle amputazioni. Allo stesso tempo molte volte questi pazienti hanno un dolore neuropatico che è simile al dolore dell'arto fantasma come struttura, poco compreso, fastidioso, distribuito, già ne abbiamo parlato. Quindi, io quello che ho parlato anche del nervo del dolore arto fantasma e di questo qua è quello che ho captato io della letteratura, magari ci sono altre alternative, migliori interpretazioni. Quindi noi abbiamo pensato che similmente ai nostri amputati noi potessimo aiutare questi pazienti che già hanno un diabete avanzato con neuropatia, facendo un qualcosa. E quindi là abbiamo fatto il progetto di cui parlavi, di NeuroSo, che stiamo ancora sviluppando. L'abbiamo testato in diversi pazienti, in cui abbiamo dimostrato che se fai praticamente questa calza elettronizzata con un circuito smart di stimolazione di nuovo, tu puoi addressare i nervi che sono quelli in cui nella neuropatia di fatto avviene sul nervo periferico, e più o meno a livello della caviglia, stimolando posizioni precise, puoi fargli riavere alle persone le sensazioni della sola che hanno già perso, del dorso del piede che hanno già perso. Ma che avevano perso? Sì, ok. Perché c'è una perdita neuropatica. E allo stesso tempo abbiamo dimostrato, oramai non sono pochi pazienti, stiamo parlando da 20 a 30 pazienti, abbiamo pure dimostrato che allo stesso tempo diminuiamo il loro dolore neuropatico, in livello clinicamente soddisfacente, più di 30%. Quindi queste due cose insieme hanno fatto sì che abbiamo fatto questo device che stiamo ancora sviluppando e testando, assistivo, che ci auguriamo possa aiutare le persone con un diabete già avanzato arrivato alla neuropatia. Quindi stiamo provando sia l'origine della malattia che una volta che la malattia è molto avanzata. Bene. Passiamo all'ultima parte. Volevo chiederti cosa ne pensi del ruolo del mentore, perché qualche giorno fa ho visto un video su YouTube di un famoso programmatore italiano che lui pensa che i mentori non servono a niente, perché se una persona è molto capace, prima o poi troverà la sua strada. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Una domanda molto interessante. Sono conscio che oramai c'è tutta questa epidemia delle opinioni, non per menzionare bilionari americani, che vorrebbero cancellare le università, che dicono che non servono a niente, che possono farsi le strade veloci al successo attraverso dei corsi, se tu sei abbastanza intraprendente, intelligente e veloce. E qua arriviamo a una domanda filosofica, e cioè cos'è il successo? Se unico successo è appunto fare soldi o fare la self promotion, può darsi hanno pure ragione. Però secondo me vero successo è un altro. Vero successo è comprendere quanto possibile il mondo, la cultura del mondo, avere empatia con delle persone, avere tutto un background funzionale, ingegneristico, ma anche etico. E per fare ciò, secondo me è importante studiare, è importante il modo in cui è fatta storicamente la nostra università, con tutti i suoi difetti, e in quello il ruolo di buoni mentori, che ho avuto anch'io, ho avuto fortuna di avere nella mia vita, è essenziale. Come possa essere male il ruolo di un mentore che non funziona, senza ombra del dubbio. Però se tu un mentore, più che altro, ti mette, questa è la mia filosofia, ti mette in posizione di avere diverse opportunità.
di chiederti e provare a rispondere a diverse domande che magari ti interessano, possa essere molto stimolante. Allo stesso tempo deve essere anche attento di non farti, e questo non so come fanno questi altri che fanno la sua strada, però non farti perdere tempo magari con un topic di ricerca, con un topic di lavoro che è inutile o che va in un cortocircuito, via. Quindi per me rimane ed è importante come un facilitatore, un motivatore e un appoggio nei momenti bui. Però certo, un mondo libero, ci sono tutte queste opinioni, cioè, che in università non serve, figuriamoci mentore, posso essere d'accordo, però rispetto ad altre opinioni. Sono d'accordo, ma anche una semplice frase che ti può dire, diciamo, la persona che in quel momento è il tuo mentore, cioè, perché lo vedi come una persona molto importante, quindi ogni cosa che dice, o comunque molte cose che dice, le prendi proprio, diciamo, a cuore. Quindi secondo me, io sono d'accordo con te. Io non vado a dire che questa è la opinione, però è la mia opinione. Sì. Vado a citare un famoso e molto bravo professore americano, Dustin Tyler, nel contesto abbastanza simile. Qualche anno fa parlammo e ha detto una cosa interessante, ha detto: è importante che noi facciamo tutto questo nostro sistema di, appunto, anche di mentori, anche di formare le nuove generazioni di pensatori, liberi pensatori, ricordatelo. E io dicevo, ma dice, se no sai cosa succede? Succede che domani, se noi non lo facciamo e spingiamo forte, ci saranno certuni, e oggi guarda caso sono diversi, billionaires come Elon Musk, Jeff Bezos, eccetera, e sto quotando di dubitabili compass morali, disse lui, saranno loro a deciderci cosa è etico o no, o cosa è da fare o no. E io in quel momento magari non l'avevo capito bene, però oggi capisco benissimo, perché c'è gente che magari domani, e questo è inerente al tuo podcast, vorrebbe impiantare interfacce uomo-macchina in centri commerciali per aumentare le tue capacità, cioè farti fare i videogiochi in parallelo. E c'è magari gente, di cui faccio parte, che penso che questo sviluppo deve essere molto responsabile e molto attentamente governato, e domani dobbiamo far prevalere la nostra opinione, se no sarà di fatto, e guarda questa assurdità, un qualcuno con più soldi a farti indurre la sua opinione, perché ti dico una cosa un po' divertente, però non bella. Ci sono indicazioni che con interfacce neuronali impiedanti del cervello io posso addirittura influenzare il tuo free will, cioè quello che tu sei. Quindi o saremo quella parte di società libera, trasparente, pensatore, appunto costruita attraverso un scambio di idee onesto tra i mentori, studenti, colleghi, oppure facciamo tutti velocemente sti corsi, andiamo solo allo sviluppo tecnologico, andiamo a guardare i soldi e poi ci ritroviamo in una situazione che magari è irreversibile. Secondo me dobbiamo combattere per una società tollerante, etica e basata sulla conoscenza, e quindi mi opporrei a queste opinioni. Si può fare una scorciatoia, tutti faranno la sua strada, e cos'è l'etica e la legislazione, se no non andiamo in nessuna direzione, a mio avviso. Hai speranza nel futuro dell'umanità? No, c'è da avere la speranza nel futuro dell'umanità, perché tante volte se la gente aveva speranza durante la seconda guerra mondiale, in un momento che sembrava più buio, per prenderne uno, noi dobbiamo averla oggi. Però sì, ci sono diversi problemi, e proprio ritornando alla tua domanda, secondo me con la conoscenza, ma conoscenza non solo ingegneristica, neuroingegneristica di neuroscienze, conoscenza è leggere i classici, conoscenza è sapere sulla filosofia, arte, delle cose bellissime di cui Italia ha dato tantissimo, e per me è essenziale, perché apre spazi alla creatività, e apre lo spazio a una comprensione, empatia, altruismo, che sono tutte per me molto importanti per fare, almeno nel nostro campo, questo lavoro, e anche in generale lo penso importante. Ultima domanda, hai un consiglio da dare ai giovani che stanno uscendo dall'università adesso, PhD che stanno finendo il PhD e quasi professori che vogliono diventare professori? Wow, veramente difficile. Allora, per i giovani che stanno uscendo oggi dalla università, un consiglio onesto e molto ottimistico: stanno vivendo in un momento magico della storia di umanità. Così tante cose sono sviluppate in così breve lasto temporale di 5-10 anni, se ci pensi.
si stanno sviluppando le cose assurde che delle volte servivano centinaia d'anni da fare. Sì. E non è solo AI, è anche robotica, è anche energia, anche periodo accesso alla conoscenza. Se ci pensi, Sì, sì. prima tu devi andare in una biblioteca per dei giorni, delle settimane a comprendere 2 informazioni, oggi con un paio di clic ce le Sì. hai. Quindi sono in un momento magico della storia dove possono realizzarsi nelle aree di tecnologia o della applicazione umana, anche umanistica, molto bene in maniera unica, e ci devono credere, appunto. E per quanto riguarda le persone verso la fine del PhD o durante il PhD, ovviamente ci sono momenti che siamo Bui. tutti giù, bui, però alla fine ci si fa tutti quelli che mettono dell'impegno, se fanno, specialmente nei gruppi che fanno delle ricerche inerenti, proprio tutti possono arrivarci. E poi non esiste solo una strada, questo è importante, non esiste solo la strada accademica o solo la strada industriale, esistono diverse strade, perché, e questo è un consiglio che ho avuto io, che mi avvertiva qui, sei parecchio giovane ancora quando finisci il PhD, molte volte o quasi sempre, e quindi hai tantissime opportunità da realizzarti. Possono essere opportunità in un istituto di ricerca, in un'università, ma anche in delle aziende. Viviamo un periodo in cui moltissime aziende che sono enormi, fighe, fanno bellissime applicazioni, pagano benissimo, vogliono i dottori di ricerca proprio perché hanno un diverso mindset mentale e hanno delle conoscenze uniche che hanno acquisito durante questi 3, 4, 5 anni in più di studio, e quindi è tutto possibile. Cioè molte volte, e questo lo noto tantissimo, già dai master, figuriamoci i PhD, si autoimpongono una pressione da dentro, non si deve fare niente, la vita andrà bene, ci sono diverse opportunità, e anche se andando per una strada, fai che è una strada accademica o quella dell'azienda, non dovesse andare bene, sei arrivato un incrocio, sai che c'è? Prendi, torna indietro all'incrocio e prendi l'altra strada, quasi sempre ci si può fare. Molte volte, questo lo dico anche per me stesso, ci facciamo della pressione autoindotta che non serve, serve crederci. E per quanto riguarda i professori e close dei professori, là il mio consiglio è un po' diverso. Io per sbaglio sono finito a fare il professore, in termini che sinceramente mio sogno non era fare accademico, no. E quindi per me è anche sbagliato avere, specialmente sento al secondo anno di università, la gente dire io volevo fare accademico. A me piaceva molto quello che facevo come progetti. Quindi a me davvero affascinava da morire fare interfacce uomo-macchina, proprio tutt'oggi mi piace tantissimo. Mi piaceva tantissimo poter avere opportunità di fare quelle cose. E poi devo ringraziare a Silvestro Micera, Javier Navarro, vari altri, Thomas Stiglitz, i mentori e le persone che più che altro mi hanno messo in posizione a poter fare questi sviluppi tecnologici e queste transazioni cliniche. Ovviamente devi avere un sacco della tua iniziativa, devi pensare dove potresti finire, sognare. E io sognavo con i miei amici collaboratori Marco Capogrosso, professore a Pittsburgh, Marco Bonizzato a Montreal, Giacomo Valle, ora professore in Göteborg, il Francesco Petrini, ex collaboratore che ha fatto l'azienda. Con loro abbiamo preso molte iniziative, molto giovani, erano tutti sotto 30 anni, e abbiamo provato a fare delle cose. E facendo delle cose siamo riusciti a raggiungere le cose. Quindi non deve essere la fine, deve essere proprio modificata diversamente in tua testa. Devi fare delle cose che ti porteranno casomai a qualcosa più grande. Se invece il tuo scopo è fare il prof, solo quello come più grande, quello ti blocca anche delle creatività, esecuzioni delle cose che stai facendo da giorno a giorno. E ultimo, non meno importante, lo dico, hai visto anche i ragazzi del gruppo, Sì. La vita è oggi, cioè godiamoci ogni giorno, cioè deve esserci quel momento di battuta, quel momento di caffè insieme, del pranzo insieme, quella volta che abbiamo anche un piccolo successo nel laboratorio, nella vita di ricerca. Oggi sta funzionando un elettrodo, anche se non tutto è finito, dobbiamo riprenderci e goderlo, gioirlo, perché questa vita è unica cosa certa e abbastanza limitata e corta, quindi la gioia deve fare la sua parte, quindi una giusta combinazione tra impegno, motivazione e godersi il momento, e noi stiamo provando a lavorare così. Bello. Grazie mille, Stani. Grazie Francesco, è stato un piacere, bello. Grazie davvero. Grazie a te. Grazie per essere arrivati fin qua. In questa intervista mi sono accorto quanto è importante sia celebrare il team. Quindi
Un ringraziamento speciale va a Lorenzo Argiolas che con tanta pazienza mi aiuta con l'audio, e in questo particolare episodio al dottor Andrea Corna che mi ha dedicato il suo tempo nel revisionare le domande e nel forgiare delle domande tecniche molto interessanti. Vi ricordo che se volete supportare il podcast potete commentare, iscrivervi, condividere e mettere mi piace. Ci vediamo alla prossima. Ciao!